Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i nostri Casanova Tarot e dunque ovviamente con le avventure nella meravigliosa Serenissima di Venezia del nostro birbantello Casanova. Allora, quest'oggi che cosa appunto andremo a chiedere al nostro mazzo di carte in due varianti, già l'anticipo, è un video a due varianti. Riusciremo finalmente a vederci? Quindi cerchiamo di capire se una persona vi contatterà, ovviamente nell'immediato futuro, se avrete modo di vedervi a seguito di questo contatto e quindi come procederà ovviamente il vostro rapporto a seguito ovviamente di questo incontro. Quindi ovviamente focus sui prossimi contatti e ovviamente sul prossimo incontro. Come ovviamente vi ho già anticipato, questo sarà un video a doppia variante, quindi avrete variante 1 e variante 2 a disposizione, tra cui ovviamente poter scegliere. Chi ormai mi segue da tempo ovviamente sa che io tendo ad alternare appunto video a variante unica con video a doppia variante. Questo ovviamente sempre per cercare di venire incontro il più possibile ai gusti ovviamente di ciascuno di voi. Questo sarà però un video a doppia variante. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare con il mescolare il nostro mazzo di arcani per la prima variante. E di conseguenza cerchiamo appunto di capire se questa persona vi contatterà e ovviamente riuscirete finalmente a vedervi. Perfetto, come potete vedere questo è un metodo appunto a 4 carte, momentaneamente a 4 carte, un metodo che ovviamente ho già usato sul canale. In prima posizione abbiamo il presente, quindi la situazione iniziale ovviamente, cioè cerchiamo di capire se effettivamente questa persona abbia voglia di rivedervi. Seconda posizione, gli sviluppi futuri prossimi, quindi le sorprese, quindi tutto ciò che di positivo ci sarà tra di voi. In terza posizione, gli ostacoli, che cosa potrebbe appunto ostacolarvi. Infine, in ultima posizione, il futuro più lontano, quindi l'esito della faccenda. Quindi cerchiamo di capire come procederà la vostra frequentazione, ovviamente a seguito di questo incontro. Ovviamente frequentazione che può essere libera, quindi tra due persone libere, oppure una delle due persone impegnata, appunto, oppure entrambe impegnate. Questa è una stesa, diciamo, piuttosto generica che quindi si adatta un po' a tutte le storie e ovviamente le frequentazioni. Iniziamo ora con appunto la prima carta, quindi cerchiamo di capire la situazione del presente attuale. Allora, qui abbiamo un 7 di spade. Allora, sicuramente in caso la vostra sia una storia con una persona impegnata, il 7 di spade ovviamente è inerente al dover, diciamo, progettare, organizzare qualcosa alle spalle
di un'altra persona. Quindi comunque questa è una persona che non è libera ovviamente di agire come vuole, come crede, anzi, questa è una persona che ha la compagna ufficiale veramente con il fiato sul collo, ma sul serio, perché la carta del 7 di spade è una carta negativa che parla di in qualche modo un senso di prigionia, dell'essere controllati, del dover vivere da ladro, diciamo, del dover agire alle spalle, ingannando e mentendo, d'accordo? È chiaro che però questa è una carta che la dice anche lunga sul carattere di questa persona, soprattutto in caso il vostro non sia un rapporto con una persona appunto impegnata, proprio perché appunto questa è una persona che di fronte alle prime difficoltà o di fronte alle prime diciamo paure o perplessità tende un po' a fermarsi. In caso per esempio voi abbiate avuto diciamo una piccola discussione o diciamo abbiate affrontato un periodo non proprio roseo, ecco che questa persona tende un po' a chiudersi a riccio, diciamo, tende più a in qualche modo magari fuggire dal problema, non da voi ovviamente, perché non è una carta che parla di chiusura nei vostri confronti, ma nei confronti di, diciamo, situazioni che in qualche modo possono mettere in difficoltà il suo equilibrio, d'accordo? Quindi è una diciamo persona che di fronte alle difficoltà non agisce in maniera diciamo pronta e coraggiosa, d'accordo? Cioè una persona che di fronte al dover lottare magari anche con determinati sacrifici appunto da portare avanti, ecco, magari questa persona tende un po' a rallentare e ad aspettare il momento migliore, i tempi migliori, quindi non è proprio una persona forte e determinata, quindi è una persona che diciamo a volte tende un po' a ritrarsi, ripeto, non dalla storia, ma da situazioni magari un po' difficoltose, d'accordo? Quindi è una persona che spesso ha una visione un po' negativa della vita, del futuro, dei fatti, quindi diciamo a volte crea problemi che effettivamente magari non ci sono o comunque vede la situazione più nera di quanto possa essere, d'accordo? Sente di non avere gli strumenti adatti, di non poterci far nulla e di conseguenza a volte perde anche un po' le speranze, d'accordo? Cioè una persona che diciamo tende un po' troppo a piangersi addosso, a ritirarsi proprio, diciamo in una sorta di magari mutismo, comunque un atteggiamento pessimistico che chiaramente non aiuta la storia e la situazione. Anche in caso questa persona vi paia particolarmente brillante, vi assicuro che con questo 7 di spade interiormente questa persona non lo è. Sicuramente il 7 di spade parla, ripeto, di comunque difficoltà e problematiche, sia in caso questa persona sia impegnata, sia in caso questa persona sia libera. Però ragazzi, obiettivamente nella vita tutti abbiamo delle grosse difficoltà, d'accordo? A meno che non si stia parlando di difficoltà legate alla salute, che allora per carità ci sta che questa persona si stia dedicando alla sua salute o alla salute di un caro, però in caso ovviamente di altre problematiche, ecco, questa persona probabilmente farebbe meglio a tirar fuori un po' più di tenacia, d'accordo? Il 7 di spade parla di chi in realtà, ecco, questa tenacia non ce l'ha particolarmente, d'accordo? Quindi è una persona che tende ad avere una visione sempre pessimistica dei fatti. Ecco, questa persona non è felice, perché il 7 di spade è una carta pesante a livello emotivo, quindi non è felice questa persona, non sta godendo altrove, quindi non ha altre situazioni o cose di questo genere. È chiaro che però, ripeto, è una persona che ecco, tende a lavorarci un po' a poco, sia ovviamente su se stessa, ma anche sulle situazioni. Ci sono delle difficoltà,
bisogna cercare di superarle. Ecco, questa persona, insomma, rallenta un po' troppo nel voler comunque superare alcune situazioni, d'accordo? Quindi crea dei momenti di stallo inutili, perché le carte di spade parlano anche molto spesso di un mentale che ragiona, però ovviamente pensa troppo questo, ma non si muove. Quindi obiettivamente è una persona che perde un po' tempo e le situazioni, seppur, ripeto, ostacolanti, le vede peggiori di quanto in realtà possano essere, d'accordo? Quindi tende un po' troppo a esagerare, a esasperare, diciamo così, certe situazioni, d'accordo? Quindi non prende in mano la situazione in maniera, ecco, coraggiosa, determinata, è una persona che tende un po' ad arrendersi, d'accordo? In caso appunto ci siano delle difficoltà, d'accordo? Quindi interiormente è una persona che molto spesso è causa del suo stesso mal, d'accordo? Cioè, ripeto, le situazioni di ostacolo ci sono, perché è un 7 di spade, quindi gli ostacoli ci sono, ragazzi, qui c'è poco da fare. Però ecco, questa persona tende un po' a fermarsi, non agisce con coraggio, con forza, con tenacia, d'accordo? Però effettivamente, soprattutto in caso sia una persona impegnata col 7 di spade, questa persona ha proprio l'occhio puntato addosso della compagna o del compagno ufficiale, c'è proprio chi è lì a guardare, ad osservare, è in pieno, quindi obiettivamente si sente un po' messa con le spalle al muro questa persona, per cui dovrebbe agire, diciamo, veramente tanto e troppo con attenzione, con prudenza, e questa cosa la spaventa un po'. Vediamo ora, ragazzi, nel prossimo futuro se appunto questa persona proverà a contattarvi, se ci sono ovviamente delle buone notizie inerenti appunto a questa persona al vedervi e al risentirvi. Allora, qui abbiamo il 9 di denari, sì, assolutamente sì. È una carta che parla di successo, è una carta ovviamente che parla di successo pratico, perché è una carta di denari, è una carta che parla anche di spostamenti, quindi questa persona, in caso abiti lontano rispetto a voi, in caso ovviamente sia un rapporto a distanza, ecco che questa persona farà di tutto per raggiungervi, perché parla proprio di un piccolo spostamento. O comunque, ragazzi, il 9 di denari parla di padronanza ovviamente degli eventi, parla di sicurezza raggiunta, parla ovviamente di successo, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla del buon esito, ovviamente inerente a qualsiasi tipologia di iniziativa pratica presa e portata ovviamente avanti da questa persona. Quindi questa persona, in caso ovviamente voglia chiamarvi e cercarvi, riuscirà a farlo, quindi il controllo di un eventuale ovviamente compagno ufficiale o compagno ufficiale risulterà inefficace, per cui questa persona riuscirà a contattarvi. È una carta che parla di conferme, quindi questa persona vi darà conferma circa ovviamente il suo interesse. È chiaro che dunque qui c'è la realizzazione di pensieri, diciamo, ecco, desideri molto spinti nei vostri confronti. Come potete anche notare dalla carta stessa, per quanto concerne questo mazzo, in caso la vostra sia una storia con una persona impegnata, questa persona non vede l'ora di tradire la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha proprio, diciamo, fisiologicamente bisogno, vedete, di fuggire dal letto coniugale per potersi ovviamente dedicare appunto, diciamo, alla presenza di una terza persona, quindi ovviamente voi, perché è una persona che evidentemente, soprattutto da un punto di vista erotico, è totalmente inappagata rispetto al compagno o alla compagna ufficiale.
D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che ha proprio bisogno, proprio fisicamente e anche interiormente, emotivamente, di raggiungervi, d'accordo? Quindi di raggiungere il terzo elemento rispetto al suo rapporto di coppia, che pare essere, vedete, particolarmente appunto monotono, non gli dà più stimoli e molto probabilmente la persona che ha al suo fianco non gli piace più o non le piace più, cioè fisicamente, d'accordo? Quindi ci sono molti problemi da un punto di vista erotico. E in caso questa sia una persona single, è comunque una carta molto bella, perché ovviamente parla di chi è chiaramente portato a cercarvi proprio perché questa persona sino ad ora non è mai stata appagata da un punto di vista erotico tanto quanto lo è con voi. Quindi voi riuscite a soddisfare questa persona molto più di tante persone del suo passato. D'accordo? Passato da cui, vedete, lui cerca proprio di scappare, di allontanarsi. Quindi sicuramente è una carta che parla di buone notizie, d'accordo? E quindi ovviamente questa persona, ripeto, riuscirà chiaramente a contattarvi, quindi sicuramente lo farà, ovviamente spinta da cosa questa persona? Proprio dal grande desiderio fisico, è proprio questo che conduce innanzitutto, diciamo, questa persona a ovviamente volervi contattare, ma ovviamente anche un attestato di stima, ovviamente nei vostri confronti, cioè questa è chiaramente una persona molto attratta, d'accordo? Sia in caso sia una persona single che ovviamente in caso sia una persona completamente libera. Ora ragazzi, in terza posizione cerchiamo appunto di capire quali possano essere gli effettivi ostacoli al vedervi. Allora, qui abbiamo il 4 di spade. Allora, sicuramente di nuovo spade, quindi il primo ostacolo, ovviamente il suo continuo rimuginare e pensare. Lo abbiamo detto con il 7 di spade. Questa persona pensa troppo e agisce poco e si lascia, diciamo, quasi troppo snervare, stressare anche da piccole situazioni, quindi tende un po' troppo ad ingigantire, diciamo, i problemi, al punto che poi possa avere bisogno, come tipico del 4 di spade, di un momento di rigenerazione, di addirittura guarigione, d'accordo? A proposito di guarigione, il 4 di spade può essere inerente, diciamo, a piccoli malanni di stagione che ovviamente possono averlo afflitto o aver afflitto qualcuno, ovviamente facente parte del suo nucleo familiare, perché il 4 di spade, come tutte le carte di ovviamente grado quarto, rappresenta l'ambiente domestico, d'accordo? Le 4 mura di casa. Quindi questa persona potrebbe avere, diciamo, difficoltà legate alla sua famiglia. Ora, in caso sia una persona impegnata per famiglia, io ovviamente intendo il rapporto che ha con la compagna ufficiale, con il compagno ufficiale, eventualmente con i figli. In caso questa sia una persona libera, è chiaro che per famiglia si intende la famiglia di origine, quindi mamma, papà, fratelli, sorelle, d'accordo? Comunque, situazioni che lo fanno sentire, vedete, proprio come Casanova, cioè in prigione, d'accordo? Cioè si sente questa persona obbligata a doversi prendere cura di altre persone o di questioni inerenti a altre persone. D'accordo? Però ripeto, è una carta che parla di solitudine interiore, quindi questa persona senza di voi sta bene, ma assolutamente no. Ve lo ripeto, ovviamente anche in riferimento al 7 di spade. Questa è una persona che senza di voi non sta bene, d'accordo? Ma è una persona che ha delle questioni ancora ovviamente da risolvere, è un 4 di spade, quindi questioni di poco conto, d'accordo? Che però lo esasperano, lo stancano, lo stressano, d'accordo? Per cui questa persona tende poi ad aver bisogno, diciamo, di un momento di assestamento per ovviamente poi poter ricominciare la propria normalità e quotidianità. È chiaro che sicuramente, ripeto, questa persona riuscirà a superare queste situazioni, l'ho detto con il 9 di denari, però, ripeto, sì, dei piccoli ostacoli ci sono, legati proprio all'ambiente domestico, all'ambiente familiare. D'accordo? C'è qualcosa che non va. Ora, essendo un 4 di spade,
non parla chiaramente necessariamente solo di problemi di salute, ma anche di questioni spinose o comunque di, diciamo, litigi, rancori che si trascinano magari da tempo, d'accordo? Quindi questioni anche familiari, beghe familiari che non sono ancora state risolte e che in qualche modo pesano sul suo animo. Questo anche proprio nel rapporto, ad esempio, con i suoi stessi genitori, oppure con la compagna ufficiale, in caso sia una persona ovviamente impegnata. Ripeto, questa persona spesso si sente in prigione, quasi gli manca l'aria, perché ha bisogno comunque di fuggire, come abbiamo visto nel 9 di denari, da questa situazione familiare così pesante, ma ovviamente fa fatica, non riesce, soprattutto a una visione molto pessimistica, d'accordo? Una persona che, ragazzi, si perde un po' in un bicchiere d'acqua, questa persona si agita un po' troppo e poi, ripeto, riflette troppo. Qui abbiamo già 2 carte di spade, riflette tanto, pensa tanto, che va benissimo, per carità, però poi bisogna lasciare anche un po' di spazio all'azione, perché se si pensa troppo non si agisce, Quindi è una persona che obiettivamente, ripeto, è un po' causa del suo stesso male, Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione come dunque procederà il vostro rapporto, se ci sarà questo incontro. Certo, allora qui abbiamo un bellissimo 6 di bastoni. Allora, ragazzi, sicuramente voi vi rivedrete. Il 6 di bastoni è una carta che parla proprio del rivedersi, quindi di un impegno vero e proprio, pratico e concreto, che seguirà appunto a questo tentativo di contattarvi, a queste buone notizie portate dal 9 di denari. Quindi questa è una persona che vi cercherà ed è una persona che riuscirà finalmente a liberarsi ovviamente da tutti i vari impegni, difficoltà e cattivi pensieri. Quindi il 6 di bastoni è una carta che parla di successo, è una carta che parla di vittoria, è una carta che segue il 5 di bastoni, quindi comunque difficoltà e anche litigi, cioè lui potrebbe proprio liberarsi da questi impegni dopo comunque aver ovviamente chiarito alcune posizioni con alcune persone. Sicuramente ce la farà, sicuramente riuscirete a rivedervi e sarà un incontro ovviamente, come potete notare, molto, diciamo, ecco, sentito, d'accordo? Quindi sicuramente non vi mancherà la possibilità di stare di nuovo insieme. Parliamo di bastoni, quindi tantissima attrazione. Però purtroppo il 6 di bastoni è una carta che parla di un incontro che non durerà tanto, quindi non sarà magari il classico weekend, se non altro il primo, diciamo, incontro prossimo. Parla comunque di un momento, diciamo, quasi rubato, un momento fugace, ma estremamente efficace, appagante, felice. Cioè il 6 di bastoni parla proprio della felicità nelle piccole cose, d'accordo? Nei piccoli momenti che però renderanno veramente molto appagati e felici entrambi. Quindi questa sicuramente è, diciamo, una persona che farà veramente di tutto per riuscire a rivedervi, addirittura litigando, rischiando di litigare con appunto le persone che hai intorno, d'accordo? Quindi, ragazzi, è una carta, il 6 di bastoni, che parla di successo. Inoltre parla anche di tempi molto brevi, cosa che so vi ovviamente renderà molto felici, perché il 6 di bastoni, come tutte le carte numerali mediane, ovviamente, quindi 4, 5, 6 di bastoni, si riferisce ad eventi che avvengono al massimo entro una decina, proprio al massimo una ventina di giorni. Quindi vi faccio un esempio: in caso voi vediate questo video i primi giorni di ottobre, questa persona riuscirà a ovviamente contattarvi e ci sarà conseguentemente l'incontro entro 10 o 20 giorni, quindi grosso modo entro il 10/20 del mese di ottobre, d'accordo? O comunque, a prescindere da quando appunto vediate il video, anche in caso lo vediate oggi, quest'oggi, entro al massimo proprio una ventina di giorni riuscirete a rivedere questa persona, d'accordo? È una carta inoltre che parla del focolare domestico, dell'ambiente domestico, quindi questa persona potrebbe, diciamo, volervi vedere o a casa sua, magari meno plausibile in caso sia una persona impegnata,
oppure a casa vostra, o comunque ricreare con voi un ambiente familiare. Quindi, d'accordo, potrebbe invitarvi a mangiare qualcosa fuori, ma potrebbe poi volere un dopo cena molto romantico e in solitaria, d'accordo? Con ovviamente voi. È una carta dunque che parla anche dell'essere ammirati, quindi questa persona vi troverà particolarmente belli, particolarmente belle, e dunque sarà molto molto eccitata, questa persona. Dunque, ripeto, sicuramente vedrete questa persona, anzi, la risentirete con questo 9 di denari e ovviamente anche la rivedrete. Ripeto, l'incontro potrebbe non essere proprio lunghissimo, d'accordo? Cioè potreste non vedervi per 24 ore consecutive o classico weekend fuori porta, però sarà comunque un bellissimo incontro. Un incontro che ovviamente avrete ottenuto dopo pazienza, attesa e, per quanto riguarda lui, qualche litigio di troppo con parenti e situazioni sue personali varie. Un incontro che vi vedrà molto eccitati, molto vicini e soprattutto piacervi molto a livello estetico, a livello fisico, l'uno rispetto ovviamente all'altra, con, ripeto, tempistiche anche molto veloci. Quindi è una carta che parla ulteriormente di buone notizie in arrivo. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona cercherà di contattarvi. Questo sicuramente, quindi metterà da parte evidentemente tutte le sue paure e paturnie. Ora, come mi è stato appunto consigliato da alcuni di voi, aggiungo altre 2 carte di specifica appunto per avere qualche dettaglio in più, qualche dettaglio curioso in più, circa appunto 2 carte, direi a mio avviso molto importanti e positive, il 9 di denari e appunto il 6 di bastoni, per avere qualche specifica in più su questa, diciamo, telefonata o comunque messaggi, ricontatti e soprattutto sull'incontro. Vediamo un po'. Rimescoliamo dunque il mazzo e quindi apriamo questa piccola parentesi su queste 2 carte, 9 di denari e 6 di bastoni. Perfetto, ora andiamo appunto a scoprire le carte, innanzitutto del 9 ovviamente di denari, vediamo che specifiche in più appunto ci daranno questi 2 singoli arcani. Allora, qui abbiamo la regina di spade, ok? Quindi in caso sia ovviamente una persona impegnata e la compagna ufficiale, oppure potrebbe essere appunto una parente. E qui abbiamo il diavolo, ok, perfetto. Allora, in caso sia ovviamente una persona impegnata, vi ribadisco quello che appunto vi ho detto proprio con il 9 di denari. Cioè questa persona ha un enorme bisogno di appunto tradire questa donna che per lui ormai è una regina di spade, lo è anche per voi, comunque è una regina di spade, quindi una donna fredda, una donna esteticamente non più piacente, perché ovviamente la regina di spade rispetto ad esempio alla regina di bastoni e alla regina di coppe, che generalmente identificano la consultante, rappresenta comunque, diciamo, una donna dall'aspetto non piacevole, una donna che non attrae più, una donna dal carattere invece molto pungente, rancoroso e ovviamente che tende a rendere l'atmosfera familiare sempre particolarmente pesante. Quindi lui non vede l'ora, con questo diavoletto, di fuggire da questa donna e di raggiungere invece l'oggetto del suo desiderio.
Quindi ovviamente voi, cioè quest'uomo ha proprio voglia di trasgressione, perché il diavolo rappresenta proprio la trasgressione in riferimento a questa donna che invece è molto fredda e che probabilmente si è negata già da tanto tempo a qualsiasi tipologia di rapporto ovviamente con lui. Ovviamente ragazzi il diavolo parla di tradimento, di sotterfugi, di menzogne, quindi sicuramente come ho detto con il 7 di spade questa persona dovrà organizzare al meglio, diciamo, il fuggire, allontanarsi da questa donna per un po' di tempo per ovviamente trascorrere con voi quell'incontro così bello e appassionato visto appunto dal 6 di bastoni, d'accordo? Quindi ovviamente qui c'è proprio il profondo desiderio di tradimento, vuole vivere un momento di trasgressione, quest'uomo ha bisogno ragazzi di erotismo, questa persona vi arriverà eccitata a dei livelli veramente dell'incredibile, cioè potrebbe veramente anche proporvi, diciamo, qualcosa di particolarmente diverso, ecco, diciamo così, rispetto al solito, abbattere qualche tabù, d'accordo? Proprio perché questa è una persona che ha bisogno di erotismo, ha fame questa persona di appagamento fisico, d'accordo? Perché il diavolo parla proprio di questo. Affiancato ad una freddissima e glaciale e cervellotica regina di spade, è chiaro che questa persona ha proprio bisogno, quindi di voi, di conseguenza diciamo che affretterà i tempi anche per questo, ora capisco anche le tempistiche veloci del 6 di bastoni. Ovviamente ragazzi, in caso la vostra non sia una frequentazione con una persona impegnata, bensì una persona assolutamente libera, ovviamente il concetto è il medesimo, cioè ripeto, questa donna potrebbe essere proprio una parente, quindi una madre generalmente, perché la regina di spade è una donna appunto grande di età adulta, potrebbe essere addirittura anche una vedova, comunque appunto una donna diciamo molto fredda, una donna anaffettiva, comunque una persona che tende a comandare e a mettere i propri bisogni prima di ovviamente quelli degli altri, quindi potrebbe essere appunto una madre, una sorella, comunque una persona che fa parte del quotidiano ovviamente di quest'uomo, di questo ragazzo e che obiettivamente ha messo non poco i bastoni fra le ruote rispetto ovviamente a voi. È chiaro che questa situazione lo ha castrato proprio da un punto di vista appunto erotico, d'accordo? Quindi questa persona comunque vi arriverà assolutamente piena di desideri, fantasie e voluttà. D'accordo? Quindi comunque questa persona, ripeto, in qualche modo ha subito le angherie da parte di questa regina di spade, ripeto, generalmente una parente, una madre, una sorella, comunque qualcuno che si è imposto nella sua vita, caricandolo di responsabilità e quindi negatività e di conseguenza castrando anche i suoi desideri. D'accordo? Ecco che comunque questa persona poi vorrà assolutamente poi riottenere il suo momento di gloria ovviamente e il suo appagamento chiaramente con voi. Diamo ora un'occhiata invece al 6 di bastoni, qui abbiamo la carta ovviamente del giudizio, quindi un arcano maggiore molto forte, molto potente. E ovviamente qui abbiamo, ecco appunto, la regina di bastoni, quindi come vi ho detto poco fa, ovviamente la consultante, quindi ripeto ragazzi, questa persona sicuramente vi chiamerà, vi contatterà. Il 20° arcano maggiore, appunto l'arcano del giudizio, parla proprio di questo, cioè di comunicazioni. Quindi sicuramente una telefonata, comunque un messaggio. La carta che tra l'altro rappresenta il risveglio dei morti, quindi la resurrezione, quindi questa persona veramente lontana da voi ha trascorso effettivamente dei momenti veramente di grande freddezza e di grande inappagamento, soprattutto da un punto ovviamente di vista erotico. Quindi questa persona ha bisogno di recuperare tempo, ragazzi. Quindi, come vi ho detto poco fa, arriverà veramente carica, questa persona.
La carta del giudizio quindi parla innanzitutto di contatti e di comunicazioni che quindi ovviamente potranno arrivare sotto varia forma, quindi SMS piuttosto che telefonata, piuttosto che mail, piuttosto che lettera. Diciamo che questa persona farà veramente di tutto ovviamente per risentirvi. La comunicazione andrà benissimo perché il giudizio parla appunto comunque di chi riesce ad organizzare e pianificare al meglio ovviamente la situazione, perché parla appunto comunque di collaborazione e della riuscita desiderata appunto di un nuovo contatto, un ricontatto, comunque appunto un rivedersi. È chiaro che il giudizio parla comunque di una rinascita, quindi anche in caso la vostra storia abbia subito comunque delle angherie o intromissioni da parte di terze persone, ecco che comunque il giudizio parla di vittoria sui nemici e ovviamente di una scelta ben precisa fatta dal soggetto della stesa di scegliere voi, quindi di prendere ovviamente le vostre parti, cioè questa persona deciderà, d'accordo, di tirarsi fuori da queste situazioni, di zittire chi deve o comunque di agire anche se di nascosto e furbamente, in caso sia una persona impegnata, comunque di raggiungere la persona che lui ovviamente tanto desidera. D'accordo? Quindi è una carta che nuovamente parla di riconoscimento e appagamento, notizie, telefonate, SMS, messaggi, dichiarazioni importanti e comunicazioni e soprattutto appunto di incontro. D'accordo, un incontro molto molto bello. Anche in questo caso vi confermo le tempistiche molto veloci, ovviamente, del giudizio, esattamente veloci tanto quanto il 6 di bastoni, quindi al massimo entro qualche settimana, d'accordo? Al massimo proprio un mese, sicuramente voi sentirete e vedrete questa persona. Ripeto, il lasso di tempo ovviamente inerente alla carta del giudizio va da pochi giorni sino al massimo ad un mese. Quindi da domani ogni giorno sarà utile per poter risentire e rivedere questa persona. D'accordo? Quindi sicuramente una situazione molto bella. Voi ovviamente siete rappresentate da questa sensualissima regina di bastoni, quindi quest'uomo ovviamente sarà oltremodo attratto da voi. Questa persona non riuscirà a staccarvi gli occhi di dosso. La consultante può essere regina di bastoni o regina di coppe. Regina di coppe in caso prevalgano le emozioni e i sentimenti. Regina di bastoni in caso invece appunto prevalga il feeling erotico e la bellezza estetica, cioè questa persona vi troverà ammalianti, perché la regina di bastoni solitamente la strega, ovviamente in modo bonario appunto dei tarocchi, quindi è la donna che riesce a stregare, ad ammaliare chiunque con il suo fascino, con il suo sex appeal, quindi voi riuscirete veramente a stregare questa persona, a mostrarvi in tutta la vostra bellezza e di conseguenza ad appagare pienamente questa persona. Ora, il fatto che siate comparse voi è un dato significativo perché obiettivamente questo 6 di bastoni ci parla di un vostro ruolo preponderante, cioè evidentemente voi riuscirete a far fare a questa persona i salti mortali per potervi raggiungere e ovviamente riuscirete a in qualche modo veramente ammaliare, stregare ancora di più questa persona con la vostra bellezza, con il vostro fascino, con il vostro corpo e ovviamente con tutto quello che fa parte chiaramente di voi, quindi della vostra bellezza, della vostra fisicità e ovviamente del vostro sex appeal, che non passerà ovviamente inosservato appunto a questa persona. Quindi voi avrete un ruolo fondamentale anche proprio da un punto di vista concreto e pratico, quindi erotico. Evidentemente sarete voi a guidare un po', le danze, d'accordo? Quindi saprete dare il meglio ovviamente di voi stesse.
D'accordo, quindi questa persona sceglie e risceglie voi, quindi qui non ci sono rivali di nessun genere, la carta del giudizio parla proprio anche di una scelta, appunto di un giudizio, no? Quindi è chiaro che questa persona ovviamente sceglierà sempre come sempre la sua bellissima regina di bastoni, quindi ovviamente la consultante, d'accordo? In barba a tutte le varie difficoltà e a questa inutile regina di ovviamente spade che sicuramente con il suo comportamento non fa altro che allontanare questa persona sempre di più, d'accordo? Quindi vi ripeto, tempistiche molto veloci, tra l'altro anche la regina di bastoni parla sicuramente di tempistiche appunto altrettanto veloci, una carta di bastoni, oltretutto una regina che parla appunto di un incontro molto bello che soddisferà soprattutto appunto la nostra bellissima regina, d'accordo? Quindi veramente una stesa comunque molto molto bella. Ed eccoci dunque alla seconda variante, dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo dai Casanova Tarot e cerchiamo appunto di capire se finalmente riuscirete a rivedervi, se questa persona vi contatterà nonostante tutte le varie difficoltà. Perfetto, dunque ovviamente come potete vedere qui abbiamo un metodo semplice, momentaneamente ovviamente composto soltanto da 4 carte. In prima posizione abbiamo il presente della situazione, cioè cerchiamo di capire se ovviamente questa persona ha voglia ovviamente di vedervi. Seconda posizione, lo sviluppo futuro, il futuro più prossimo, tutte le sorprese e le novità, evidentemente in riferimento a questa persona, quindi se vi chiamerà vi cercherà. Terza carta, gli sviluppi futuri ovviamente più prossimi per quanto concerne gli ostacoli, cioè che cosa potrebbe rallentare il richiamarvi ovviamente da parte di questa persona. Quarto, ovviamente, e ultimo arcano, il futuro più lontano, più remoto, quindi l'esito della faccenda e quindi anche ovviamente della vostra relazione o frequentazione, che ovviamente può essere libera piuttosto che con una persona impegnata o voi impegnate. Questo video, questa stesa ovviamente si riferisce ad entrambe le situazioni, poi voi sapete che ovviamente carta per carta io vi do tutte le specifiche e ovviamente anche le varie casistiche per quanto concerne appunto i vari significati. Dunque, ovviamente possiamo appunto iniziare dalla prima carta, quindi appunto inerente il presente, la situazione attuale, quindi cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto ha voglia di vedervi. Vediamo un po'. Vediamo dunque che arcano. Abbiamo il 6 di spade. Allora, il 6 di spade è una carta che parla di chi ha un po' paura dei sentimenti, delle situazioni molto magari coinvolgenti che possano portare, diciamo, disequilibrio. Allora, innanzitutto voglio sottolineare e specificare che il 6 di spade non parla della volontà da parte di questa persona di allontanarsi da voi, perché so che molti di voi quando intravedono una carta di spade ovviamente temono che si stia parlando di qualcosa di molto negativo e tragico. Ragazzi, calma, le carte di spade non sono delle carte
negative, o almeno non tutte, o comunque, come io ripeto da sempre ormai, da quando ho aperto il canale, le carte di spade, come tutte le carte, anche quelle di coppe, hanno un lato positivo e un lato, diciamo, negativo, che deve far riflettere, perché le carte servono per riflettere. La tarologia è questo a cui serve, d'accordo? Quindi, chiaramente ragazzi, il 6 di spade non è una carta negativa che parla del desiderio di allontanarsi da voi, ma del dover, diciamo, valutare con maggior razionalità e ovviamente in maniera molto più lucida, quindi ovviamente non sotto l'impulso del desiderio fisico, d'accordo? Dell'eros, o ovviamente sotto l'impulso di un grande sentimento, ecco, questa persona ha bisogno di guardare da un po' più lontano quello che sta accadendo fra di voi, quello che è accaduto fra di voi e quello che lui vuole che accada fra di voi. Questa non è una persona che vuole chiudere, d'accordo? È semplicemente una persona che vuole rifletterci un po' su, sicuramente cercando di pianificare, organizzare razionalmente, spade, 6 di spade, un vostro incontro. Questa non è una persona che ama lasciare tutto al caso, non è una persona che, diciamo, ama molto la spontaneità, è una persona che riflette tanto prima di agire. Quindi sicuramente questa è una persona che ha voglia di stare con voi, ha voglia di rivedervi. La carta del 6 di spade parla di un ipotetico spostamento. In caso voi, per esempio, abitiate lontani, questa persona vorrebbe raggiungervi, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha voglia di raggiungervi, ha voglia di stare più vicina a voi, possibile, ma ovviamente razionalizzando il tutto, cioè non lasciandosi prendere dall'impulso. Mi fosse uscito per esempio il cavaliere di bastoni, vi avrei detto ragazzi, questa persona sta impazzendo senza di voi, non vede l'ora di rivedervi, ha un bisogno urgente, impellente di, ecco, diciamo, consumare, ma ovviamente comunque una persona che a breve vi raggiungerà. Anche di notte, in qualsiasi momento della giornata e fregandosene di qualsiasi cosa voi stiate facendo. Il 6 di spade è tutto il contrario. Questa è una persona che riflette, che ragiona, vuole agire, certo, ma lucidamente. Questo sicuramente denota rispetto, ma ovviamente denota anche un, diciamo, voler prendere un po' le distanze nel momento in cui questa persona percepisca un desiderio molto forte e un sentimento molto forte. Ripeto, ha un po' di paura, diciamo, in riferimento ai sentimenti, a tutto ciò che può essere impetuoso, d'accordo? Quindi questa persona tende, diciamo, comunque a anche temporeggiare, prendere del tempo prima di ricercarvi o richiamarvi, proprio perché evidentemente questa persona vuole cercare di rimanere a galla, d'accordo? Quindi di non farsi sorprendere dalla marea dell'amore, d'accordo? Sicuramente questa è una paura che hanno molte persone, che abbiamo magari avuto tutti, d'accordo? Quindi o questa è una persona molto giovane, che quindi diciamo è ancora alle prime armi per quanto concerne i sentimenti, oppure questa è una persona che proprio per natura, caratterialmente, ha bisogno di tempo, d'accordo? Per metabolizzare, ok? Quindi anche in caso per esempio voi non sentiate questa persona da un po' di tempo, da qualche giorno, qualche settimana, ecco, non dipende dalla volontà di starvi lontano perché magari a lui o a lei non importa di voi, d'accordo? È, diciamo, una sorta di protezione nei confronti del proprio cuore, cioè questa persona ha paura di soffrire, come è tipico di tutte le carte di spade. Quindi allontanarsi, come tipico appunto del 6 di spade, da una situazione che metta questa persona
magari anche di fronte a un bivio, soprattutto in caso ovviamente la vostra sia una storia clandestina e questa persona sia impegnata, d'accordo? Quindi questa persona prende le distanze perché teme, quindi ne è quasi certo, questo signorino o questa signorina appunto, che il vostro sentimento sia andato oltre rispetto alle aspettative, e che quindi questa situazione possa portarlo o portarla addirittura ad una scelta. Vediamo ragazzi ora in seconda posizione appunto cosa vi aspetta nell'immediato futuro se questa persona appunto vi cercherà, quindi se ovviamente cercherà di incontrarvi e di ovviamente contattarvi. Certo che sì, qui abbiamo un bellissimo re di denari. Allora ragazzi, il re di denari è un uomo innanzitutto molto desideroso, diciamo così, perché i denari riportano alla materialità, ma è anche una persona che ha le idee, diciamo, ben chiare, quindi comunque prossimamente questa persona riuscirà a ovviamente schiarirsi le idee, questa persona vi cercherà e ovviamente lo farà in maniera molto concreta, spinto, ragazzi, dal desiderio fisico. Non è un re di coppe, d'accordo? Quindi è un re di denari, quindi è una persona che ovviamente, diciamo, ambisce, ovviamente come tipico di tutti i re, ma in particolar modo del re di denari, ad avere un rapporto con voi, quindi una persona che vi desidera fisicamente e vorrà vedervi al più presto. Parliamo di denari, quindi comunque buone notizie, ottime notizie che arriveranno a voi, ovviamente da parte di questa persona, con la finalità appunto pratica di un incontro, d'accordo? Quindi questa persona, ecco, non si perderà via in ragionamenti e considerazioni. Questa è una persona che vuole arrivare al dunque, d'accordo? Questa arriverà al sodo, cioè vi ovviamente riproporrà un incontro e voi capirete che ovviamente questa persona vi desidera, d'accordo? Quindi qui parliamo di un desiderio fisico reale, molto importante, molto sentito, che questa persona vuole assolutamente appagare con voi. I re rappresentano una presa di posizione chiara, netta e certa, quindi un'azione entro breve tempo, d'accordo? Mentre i fanti rappresentano buone notizie, però diciamo centellinate, se così vogliamo, anche nel tempo, un po' spizziche bocconi. Ecco, in questo caso invece i re rappresentano un'azione diretta e a breve, quindi sicuramente questa persona vi vorrà vedere e vi cercherà ovviamente entro pochi giorni, al massimo qualche settimana. Questa persona vi cercherà, vi ripeto, in maniera molto, allora attenzione, in maniera molto furba, perché generalmente appunto i personaggi di denari rappresentano appunto chi non è spontaneo, l'abbiamo detto già con il 6 di spade. Questa persona riflette tanto, ecco che obiettivamente questa persona, diciamo che nel momento in cui arriverà a scrivervi, lo farà perché è convinto, certo, o della buona riuscita della sua proposta a voi, quindi è convinto che voi gli diciate ovviamente sì certo, o comunque questa persona vi scriverà solo nel momento in cui sia davvero convinta che a voi faccia piacere, o comunque di non ricevere un no da parte vostra, cioè deve andare a buon fine questa benedetta comunicazione. Quindi questa persona non ama i rifiuti, particolarmente non ama neanche la sconfitta, è un re di denari, quindi è una persona ambiziosa e anche un po' spregiudicata, quindi quando ovviamente ha in mente qualcosa, un obiettivo, deve raggiungerlo e voi siete il suo obiettivo. Ora, a prescindere che questa persona possa essere o non essere, diciamo, una persona impegnata, d'accordo? In caso sia una persona impegnata, generalmente il re di denari lo è,
ecco che questa persona saprà tranquillamente di vincolarsi rispetto alla compagna o al compagno ufficiale. Cioè questo è un furbo pazzesco, d'accordo? Tanto ha paura dei sentimenti, dell'amore vero, lo abbiamo detto con il 6 di spade, tanto però questo a livello anche proprio comunicativo ci sa fare, d'accordo? Quindi anche in caso questa persona sia impegnata, non vi preoccupate che sa intortare alla grande la compagna ufficiale. Ve l'ho detto ragazzi che il re di denaro è un uomo furbo, d'accordo? Ed è una persona che, diciamo, anche in caso possa rischiare, accetta il rischio, è una persona responsabile, che comunque ama il rischio, ama l'adrenalina, quindi è una persona che può arrivare ad agire in maniera anche non proprio lecita, diciamo, azzardando e rischiando anche appunto qualcosa in virtù dell'essere appunto una persona impegnata pur di raggiungere voi. Questa è una persona veramente molto spregiudicata, che può, ripeto, anche magari raccontare qualche menzogna di troppo, pur di potervi raggiungere. D'accordo? Quindi è una persona molto molto furba questa, che ha tanto paura dei sentimenti, ma che ama tanto il proibito. Vediamo ragazzi ora gli ostacoli. Allora, qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, interessante. Il 5 di coppe, ragazzi, parla di un'attrazione fisica molto forte, quindi di un rapporto che sicuramente procederà ovviamente da un punto di vista materiale alla grande, d'accordo? Quindi sicuramente l'appagamento fisico ci sarà, ve l'ho detto, è un re di denari, però questa è appunto una persona che come tipico sia del 5 di coppe che di quello che vi ho appena detto del 6 di spade, ecco questa è una persona che a volte sente proprio il bisogno, diciamo, di allontanarsi dalle coppe, cioè dall'amore, dai sentimenti. Questa è una persona che pur di non soffrire, di non essere tradita, di non appunto soffrire per amore, ecco che preferisce a volte, diciamo, distaccarsi emotivamente da un grande sentimento che sente come importante, diventare sempre più importante e quindi chiaramente soverchiante per non soffrire. Quindi non è una persona che vuole e vorrà lasciare il rapporto in maniera, diciamo, superficiale o soltanto come, diciamo, ecco, una sorta di amicizia con benefits. Questo no, perché parliamo comunque di coppe, ma come vi ho detto sin da inizio stesa, questa è una persona che ogni tanto tende a delle piccole fughe emotive, diciamo, chiamiamole così, cioè non vuole lasciarvi, non è che si allontanerà da voi questa persona, parlo di fughe emotive, cioè magari di qualche giorno di silenzio, piuttosto che magari a volte vedervi tutti i giorni e poi magari fare un piccolo stop di una settimana, cioè atteggiamenti un po' altalenanti, ripeto, che non includono l'allontanarsi da voi, non è una carta di chiusura, d'accordo? Ma di una persona che ogni tanto è come se sentisse, diciamo, il bisogno di prendere aria rispetto magari appunto ad un sentimento che lui sente molto forte. Cioè, questa persona, come tipico del 5 di coppe, vorrebbe cambiare il proprio modo di approcciare all'amore, ma sa che per farlo dovrà ovviamente attraversare prove dolorose e comunque rifletterci su. Questo spiega anche il 6 di spade iniziale. Quindi sicuramente tra di voi ci possono essere state, diciamo, delle difficoltà, degli ostacoli pratici, quello sicuramente, però
ovviamente secondo queste carte e questa seconda variante, rispetto anche alla prima variante dove effettivamente invece gli ostacoli c'erano, ecco, in questo caso, diciamo, il vero ostacolo, ok, è il suo approcciare con paura all'amore. Questa persona teme di essere coinvolta in un rapporto d'amore che la porti a soffrire. Il 5 di coppe, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, è infatti solitamente appunto raffigurato questo arcano con una figura di solito femminile che sta guardando 3 coppe cadute e non le altre 2 coppe rimaste invece in piedi, che sono alle sue spalle. Cosa vuol dire? Che questa persona, diciamo che pensa unicamente agli aspetti negativi, alla situazione peggiore che si possa verificare in amore, quindi per esempio l'essere lasciata, tradita, e invece non tiene in conto, diciamo, degli elementi positivi dell'innamorarsi, d'accordo? Quindi è una persona che si concentra e si focalizza solo sugli aspetti negativi, ovviamente, dell'amore, d'accordo? E questo chiaramente impedisce a questa persona di lasciarsi andare al sentimento, d'accordo? Quindi comunque momentaneamente nell'immediato futuro, quindi entro i prossimi giorni, entro le prossime settimane, questa persona certo che vi contatterà perché abbiamo il re di denari, ma potreste notare in questa persona un atteggiamento magari altalenante, cioè il non chiamarvi tutti i giorni, non volervi vedere magari tutti i giorni, proprio perché questa persona ha paura dell'amore, perché è una persona che ha una visione un po' pessimistica, secondo me, comunque dell'amore. Si concentra solo sugli aspetti negativi di un grande sentimento, però l'amore non è solo sofferenza, cioè l'amore regala anche momenti straordinariamente belli. Ecco, però questa persona si concentra solo sugli aspetti negativi e questo non va bene, d'accordo? Lui sa o lei sa di sbagliare, però, chiaramente, però, sa anche che per cambiare, modificare ovviamente questa sua visione così nefasta del sentimento d'amore, è necessario comunque fermarsi, pensare, riflettere, affrontare un certo percorso, magari anche di aiuto, d'accordo? Quindi è chiaro che insomma, di fronte a sé non ha proprio una strada semplicissima, d'accordo? Quindi questa persona tenderà ancora per un po', diciamo, ad avere un atteggiamento altalenante, però questa persona vi vuole vedere, non è assolutamente una persona che vuole allontanarsi da voi e vi ripeto che il 5 di coppe da un punto di vista materiale, quindi soprattutto in quanto ad Eros, come potete appunto anche vedere dalla carta, ovviamente ci parla di un appagamento veramente estremamente importante, diciamo, ecco, che va ad abbattere anche molti tabù, d'accordo? Quindi sicuramente anche in caso questa persona sia impegnata, ovviamente vi ripeto, questa persona sa che il vostro rapporto potrebbe portarla a, diciamo, un bivio doloroso, ecco perché vuole ogni tanto magari, ecco, sentirvi un po' meno, vedervi un po' meno. È paura di amare. D'accordo? Quindi questa non è una persona ipercontrollata come la persona della prima variante, che invece aveva una regina di spade veramente a modello carceriere, terrificante. In questo caso invece no, d'accordo? Quindi questa è una persona anche abbastanza furba. In caso sia impegnata, questa persona sa come gestire l'altra persona, È chiaro che però è una paura sua del tutto interiore. Questa è una persona che ha paura di amare, perché sa che potreste essere la persona giusta, altrimenti una persona non si agita così. D'accordo? Quindi comunque è un punto a vostro favore, ragazzi, parliamoci chiaro, è un punto a vostro favore, Vediamo ora questa appunto stesa come appunto terminerà, quindi cosa accadrà tra voi e questa persona ovviamente nell'immediato futuro. Allora, qui abbiamo un bellissimo 9 di coppe, quindi sicuramente entro pochissimi giorni, ragazzi, comunque avrete modo ancora di sentire o comunque di vedere questa persona, quindi qui parliamo proprio di tempistiche veramente molto veloci perché le carte di coppe ovviamente identificano eventi nell'ordine dei giorni, d'accordo? I bastoni settimane e invece ovviamente mesi per quanto riguarda le spade, addirittura anni per quanto riguarda i denari. In questo caso qui
abbiamo delle tempistiche estremamente veloci, quindi sicuramente entro un paio di settimane questa persona comunque vi ricercherà, vi proporrà naturalmente un incontro. Ragazzi, il 9 di coppe è una carta che da un punto di vista erotico parla proprio addirittura di piacere, ma addirittura di ebbrezza, d'accordo? Quindi diciamo che sicuramente è una carta che parla di un momento erotico molto importante, molto sentito da parte di entrambi, piacerà molto ad entrambi. Ecco, questa persona potrebbe magari risultare un po' egoista, cioè nel senso, nell'atto fisico, diciamo, ecco, pretendere magari da parte vostra una attenzione maggiore per quanto concerne i suoi bisogni e ovviamente le sue fantasie, magari rispetto alle vostre, però obiettivamente il 9 di coppe parla di felicità, di completezza, di pienezza e di veramente una grande complicità, ovviamente intimità appagante, quindi sicuramente la cosa più di tanto ovviamente non vi infastidirà. D'accordo? Quindi è una carta che parla di successo, che parla di traguardo raggiunto e che parla di abbondanza. Cosa vuol dire? Da un punto di vista erotico, sicuramente questa persona potrebbe volerlo fare più e più volte, cioè rispetto alla variante precedente dove appunto il futuro immediato, prossimo incontro sarà sicuramente comunque bello, ma breve. In questo caso invece questa persona vorrà intrattenersi un po' di più ovviamente con voi ed eventualmente diciamo ecco avere la possibilità di godere più volte, d'accordo? Ci siamo capiti. Quindi questa è una persona che diciamo ecco vedendovi vorrà un po' soddisfare tutte le sue fantasie, cosa che ripeto sicuramente a voi piacerà comunque con questo 9 di coppe. È chiaro che ovviamente questo può essere letto come un atteggiamento egoistico e l'ultima parola spetterà unicamente a voi, d'accordo? Quindi voi sarete pienamente libere di scegliere perché siete libere, perché tutti noi siamo liberi di scegliere se accettare o meno determinate proposte. Nessuno deve osare imporci nulla, d'accordo? Soprattutto per quanto riguarda appunto l'erotismo, ci mancherebbe. Quindi mi raccomando, d'accordo con piacere l'altro fino a un certo punto però, esistete anche voi e mi raccomando ovviamente anche a voi spetta la vostra fetta di ovviamente godimento, chiaro? D'accordo, quindi ovviamente ripeto questa persona vi vorrà sicuramente vedere, parliamo di coppe, quindi le emozioni ci saranno, anzi parlando di un 9 di coppe, molto probabilmente questa persona vi dimostrerà quel qualcosa in più magari rispetto a volte precedenti, per cui voi potreste esserne stupite, perché il 9 di coppe è una carta che parla anche di sorprese, quindi di un ideale che si concretizza, quindi voi potreste veramente notare in questa persona un atteggiamento nuovo, diciamo ecco, rinnovato a seguito di difficoltà ovviamente superate e anche una perfetta intesa, vi ripeto, sia sentimentale che anche erotica, quindi vi piacerà veramente tanto stare con questa persona, cioè sarà un incontro veramente veramente molto molto bello. Tra l'altro ragazzi vi ripeto le tempistiche sono estremamente veloci e tra l'altro la carta del 9 di coppe si lega ai giorni dall'8 al 14 di ottobre, d'accordo? Quindi ripeto entro le prossime settimane l'incontro è assolutamente imminente, d'accordo? Importanti sicuramente le settimane o comunque i primi giorni diciamo del mese di ottobre, ci siamo siamo quasi arrivati, quindi sicuramente vi ripeto un incontro molto bello con ecco diverse modalità diciamo di appagamento, quindi per voi sicuramente ci saranno ecco delle ore piuttosto infuocate diciamo o comunque ricche di passione, d'accordo? Quindi incontro sicuramente molto bello dove vedrete comunque anche questa persona
agire forse con maggior apertura e spontaneità. Quindi noterete in questa persona un atteggiamento anche emotivamente più caloroso, una sorta di vittoria in campo affettivo, piuttosto che invece, diciamo, una situazione semplicemente basata sulla sessualità. D'accordo? Quindi, ripeto, stesa sicuramente molto bella, con un contatto a breve, re di denari, e ovviamente un incontro altrettanto a breve, 9 di coppe. Come però ovviamente mi è stato chiesto da alcuni di voi, che appunto mi hanno chiesto di eventualmente aggiungere qualche carta in più, ovviamente in riferimento al futuro, per avere dei dettagli curiosi in più, ecco, sulla situazione, ecco che appunto estrarrò altri arcani inerenti ovviamente al re di denari e il 9 di coppe. Vediamo un po'. Vediamo dunque, ragazzi, appunto in riferimento al re di denari e al 9 di coppe, qualche specifica in più. Vediamo un po'. Perfetto, dunque abbiamo ovviamente 2 carte per ovviamente ciascun arcano, e dunque cerchiamo qualche specifica, dai, qualche dettaglio curioso in più. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda il re di denari. Qui abbiamo il 3 di denari. Appunto, ragazzi, questa è una persona che cercherà piena collaborazione con voi, anche nonostante, ripeto, questa persona possa essere impegnata, cioè questa persona non vuole proprio farsi scappare la possibilità appunto di rivedervi e ovviamente di godere appunto, diciamo, ecco, di momenti piacevoli, diciamo così. E qui abbiamo il 14° arcano maggiore, quindi la temperanza. Allora, questa persona non vorrà farsi scappare appunto l'opportunità di rivedervi e godere con voi. Ovviamente lo farà in maniera molto furba, prudente, attenta, perché la carta della temperanza parla di tempi giusti, scelti dal soggetto della stesa, tempi maturi per ovviamente riuscire ad ottenere ciò che vuole, e ovviamente ciò che vuole siete voi. Vi vede un po' come una sorta di musa, come diciamo qualcosa di particolarmente bello e ovviamente di appagante da un punto di vista ovviamente fisico ed estetico. Voi piacete molto a questa persona. Questa è una persona che vorrà agire, ripeto, con moderazione, con calma, con attenzione, cura e pazienza. Ve l'avevo detto, con il 5 di coppe, che questa persona comunque non accelererà inutilmente i tempi, ma ovviamente si prenderà anche ancora dei momenti, diciamo, degli spazi per sé, ovviamente proprio perché questa persona vorrà seguire, come tipico della temperanza, il flusso degli eventi, quindi cercare di capire appunto come potersi muovere, soprattutto in caso questa persona sia ovviamente impegnata. Quindi questa è una persona che ovviamente non vorrà mai agire distinto, questo assolutamente no, proprio perché, vi ripeto, questa persona dovrà ancora, diciamo, sondare i lati più reconditi dell'amore, del rapporto di coppia,
dovrà spogliarsi anche di determinate paure che tengono ancora un po' ingabbiata questa persona, che non le permettono di vivere con serenità un rapporto d'amore. Ecco, questa persona deciderà comunque di attendere pazientemente, quindi che le tempistiche siano mature, per portare ad evoluzione il vostro rapporto. Ve l'ho detto, ragazzi, questa non è una persona che vuole chiudere i contatti con voi, anzi, con la temperanza ve lo vado a confermare, questa è una persona che vuole ancora vedervi, è una persona che vuole sentirvi e che vuole portare ad evoluzione il vostro rapporto, proprio perché questa è una persona che crede ovviamente profondamente in ciò che vi lega, ma la spaventa questa cosa terribilmente, quindi vuole dare ancora fondamentalmente del tempo a se stessa questa persona per riuscire a gestire forse meglio l'amore e tutte le sue sfaccettature, magari per riuscire a vedere anche quelle 2 coppe che sono rimaste in piedi rispetto a quelle 3 che sono cadute, d'accordo? Quindi questa persona deve riacquisire ovviamente una sensazione molto più positiva circa l'amore, deve avere più fiducia nell'amore, nel sentimento d'amore, nel vivere un rapporto d'amore. Soltanto così questa persona potrà vivere con più, diciamo, leggerezza e spensieratezza il rapporto con voi, senza magari, ecco, alternare momenti di presenza, momenti magari di assenza, d'accordo? Quindi senza inutili avanti e indietro, cioè questa è una persona che ha bisogno di tempo, lo sa, ne è assolutamente consapevole, questo non è uno sciocco, ragazzi, soprattutto in caso sia una persona impegnata, questa è una persona che non vuole ovviamente dover portare avanti la situazione doppia per molto tempo, sa che prima o poi questa persona dovrà decidere, ma a prescindere ovviamente dalla vostra presenza, questa persona sa che il suo futuro deve essere cambiato. Con la temperanza ovviamente ve lo confermo, questa persona vuole portare ad evoluzione, a cambiamento il suo futuro, ce la farà certo, perché la temperanza è una carta di successo, ma è un successo lento, d'accordo? Quindi nel frattempo il vostro rapporto sicuramente andrà avanti, aspettatevi appunto quel 5 di coppe, quindi momenti di maggior presenza, momenti di, diciamo così, allontanamento emotivo. Ci tengo a sottolinearlo, ragazzi, non allontanamento da voi o dalla storia, d'accordo? Quindi magari momenti di maggior silenzio, ad esempio. Ecco che comunque appunto al di là di questo prossimo iniziale comportamento, comunque con la temperanza è previsto un cambiamento. Vi ripeto, questa persona non smetterà mai di contattarvi, vorrà ancora appunto rivedervi perché voi piacete troppo, veramente troppo a questa persona, quindi vuole assolutamente scegliere il momento giusto per potervi rivedere e anche magari per potervene parlare, perché la temperanza parla anche di contatti, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona vorrà appunto risentirvi, vorrà avere comunque ancora notizie di voi e vorrà programmare un incontro a breve, però vi ripeto, comunque è una persona che sente e sa, ripeto, di aver bisogno di tempo e quindi potrebbe proprio, diciamo, anche confidarsi con voi, aprirsi questa persona con voi, perché la temperanza parla anche di confidenze tra amici, quindi diciamo in maniera molto amichevole questa persona potrebbe parlarvi delle sue difficoltà nell'aprirsi in maniera, diciamo, profonda all'amore, d'accordo? Quindi comunque siate anche pronti comunque a delle confidenze molto dolci, molto tenere, che comunque vi permetteranno di vedere un altro lato di questa persona, un lato magari più fragile, ma bello comunque, d'accordo? Piuttosto che ovviamente tenersi tutto dentro. Quindi sicuramente questa persona farà veramente bene a confidarsi, ad aprirsi, proprio magari anche a sfogarsi con voi circa queste situazioni. Però vi ripeto, questa persona vi desidera all'ennesima potenza con questo 3 di denari, anche in caso questa persona sia impegnata, d'accordo? Quindi vorrà comunque portare avanti questa situazione. Con calma però, vi ripeto,
con la temperanza, quindi tenendo in conto che lui o lei debba comunque affrontare un nuovo percorso, che ovviamente ad oggi ancora lo o la spaventa, ma ne è pienamente consapevole. Questa è una persona molto lucida, è straordinariamente lucida e, se vogliamo, anche responsabile, perché sa di poter andare incontro comunque ad un fallimento, ma vuole comunque provare, vorrà comunque provare, d'accordo? Quindi una stesa veramente molto bella, Vediamo ora, ragazzi, invece qualche specifica in più sul 9 di coppe. Allora, qui abbiamo il 5 di bastoni e successivamente abbiamo l'8 di bastoni. Allora, ragazzi, vi confermo con l'8 di bastoni comunicazioni a breve, perché tra gli arcani minori l'8 di bastoni è la carta che rappresenta maggiormente le comunicazioni, telefonate, messaggi, sms che arrivano anche velocemente nel tempo. Quindi vi confermo comunque che questa persona sicuramente vi cercherà nuovamente, esattamente come vi ho detto con il 9 di coppe. Siamo ovviamente nell'ordine dei giorni, ovviamente con l'8 di bastoni anche di qualche settimana, ma non di più, d'accordo? Quindi vi confermo le tempistiche veramente molto veloci, quindi stiamo parlando al massimo di una ventina di giorni, d'accordo? Nell'ordine dei 20-25 giorni, proprio al massimo, come messaggio, contatto, ricontatto e ovviamente incontro. È chiaro, ragazzi, che comunque il ricontatto, re di denari, ovviamente avrà come finalità l'incontro, 9 di coppe. Un incontro che, come vi ho detto, andrà sicuramente molto bene, sarà ricco di, diciamo, erotismo, che andrà ad appagare entrambi, ma ovviamente in particolar modo lui. Ma diciamo, nelle vostre prossime comunicazioni e conversazioni potrebbe, diciamo, trapelare una certa, diciamo, gelosia, perché il 5 di bastoni è una carta che parla di rivalità, cioè questa persona potrebbe, diciamo, risultare particolarmente gelosa di un'altra figura maschile, proprio perché, come vedete, appunto qui abbiamo il giovane Casanova che appunto affronta in duello un rivale, quindi potrebbe questa persona risultare particolarmente gelosa in caso voi siate impegnate, per esempio, del vostro compagno ufficiale, oppure di un'altra ipotetica presenza che, diciamo, vi ronza attorno. Quindi sicuramente, ecco, questo sarà comunque un'ulteriore riprova del fatto che appunto questa persona a voi ci tiene veramente tanto, proprio perché comunque non ci sarà un diverbio tra di voi, però ecco, potrebbe esserci della piccola tensione in riferimento, per esempio, appunto, diciamo, alla rivalità con un'altra energia maschile, d'accordo? Quindi questa persona, diciamo, che potrebbe risentire un po' della presenza appunto di quest'altra figura. È chiaro che, ragazzi, questa persona, diciamo, che dimostrerà dell'interesse nei vostri confronti in più modi e ovviamente in più aspetti. Innanzitutto volendovi rivedere e chiaramente risentendovi entro poco tempo. Ripeto, le tempistiche sono ovviamente dell'ordine di qualche giorno o qualche settimana, d'accordo? Quindi avrete modo di risentire questa persona e ovviamente di rivedervi, mettendovi anche d'accordo, organizzandovi l'incontro. Ripeto, sarà comunque molto bello, un incontro molto focoso, non mordi e fuggi, dove avrete modo comunque anche di parlare, lui di confidarsi e aprirsi di più in riferimento magari a delle sue difficoltà e fragilità. Ripeto, ci saranno altri incontri, perché la temperanza parla anche di ulteriori incontri, quindi comunque c'è molta positività e anche oltremodo, diciamo, questa piccola, diciamo così, scaramuccia
tra innamorati, diciamo, in riferimento ad un momento di gelosia che lui proverà nei confronti appunto di un'altra energia maschile. Quindi una situazione che potrebbe, diciamo, un po' dare fastidio obiettivamente a questa persona. È chiaro che questa cosa comunque vi farà piacere, perché comunque qui parliamo di bastoni, d'accordo? Quindi sicuramente questa situazione potrebbe anche accendere nuovamente la passione, ovviamente, fra di voi. Quindi sicuramente questo è un dettaglio in più che può appunto aiutarvi anche a capire comunque che questa persona ha realmente interesse ovviamente nei vostri confronti, d'accordo? Quindi vi ripeto, incontro comunque molto bello, non sarà un incontro mordi e fuggi, avrete modo di parlare, magari lui anche di confidarsi e di dimostrarvi, perché no, ripeto, anche la sua gelosia, d'accordo? Quindi comunque una carta molto bella, ovviamente anche il 5 ovviamente di bastoni parla chiaramente di scaramucce tra innamorati, ripeto, comunque molto bello invece l'8 di bastoni, d'accordo? Quindi comunicazioni aperte, veloci, più di una comunicazione, quindi avrete modo di sentirvi più e più volte, sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, vi ripeto, entro al massimo un mesetto proprio di tempo, comunque avrete modo di sentirvi più e più volte, di scambiare appunto parole comunque anche importanti, anche, lo abbiamo appena detto, comunque di confronto e conforto anche che voi potreste offrire a questa persona, comunque discorsi profondi, quindi nulla di superficiale. Attenzione un po' a questo 5 di coppe, quindi comunque ancora un atteggiamento un po' altalenante che però questa persona vuole smaltire con questa temperanza. Ce la farà? Sì, però ragazzi lo sapete che la temperanza ha tempi lunghi, d'accordo? Voi sapete che tra gli arcani maggiori la temperanza ovviamente è quella che ha tempistiche, ragazzi, più lunghe. Qui non parliamo di qualche giorno, qualche settimana, d'accordo? Temperanza si parla anche di oltre 4, 5, 6 mesi, d'accordo? Quindi questa persona ha bisogno di recuperare un certo equilibrio da un punto di vista emotivo, però se non altro comunque non scappando, non fuggendo, d'accordo? Comunque stando lì come presenza, d'accordo? Importante. Quindi comunque vi ripeto, a parte queste difficoltà interiori che chiaramente ci sono ragazzi, però comunque incontri da un punto di vista erotico molto forti, molto chiaramente sentiti, un bel ovviamente rapporto, il desiderio e la voglia di ovviamente stare insieme, ulteriori comunicazioni e diciamo ecco un bel incontro dove avrete modo, diciamo, di sperimentare più cose, ecco, diciamo così, insieme, d'accordo? Dunque, anche questa comunque una bella stesa molto particolare, quindi sia che questa persona sia impegnata, ovviamente sia che questa persona sia libera, d'accordo? Comunque una stesa sicuramente molto bella.